Buongiorno a tutti amici, 7 del mattino e siamo qui ad allenarci, in piedi dalle 6, un'ora di lavoro. Rita sta mangiando, colazione. Buongiorno Rita. Buongiorno. E poi ci organizziamo per andare al porto e noleggiare il gommone. Siamo già a buon punto, quarantina di minuti e possiamo procedere. Allenamento ultimato, adesso mi preparo 100 grammi di albumi, 2 cucchiaini di miele e uno yogurt. Colazioni differenti, albumi, sempre proteine, però abbiamo frutta, uno yogurt, un'arancia perché si sta guastando, devo mangiarla. E poi Luca, il proprietario, ogni volta che passiamo ci regala pesche e albicocche che sono squisite. Nuove colazioni, proteine, la banana comunque anche carboidrati, frutta, yogurt e di nuovo proteine e frutta. Borsa frigo, tante cose buone da bere, acqua, in mare acqua perché già lo soffro, se bevo vino addio. Poi drone, asciugamani, frutta ottima di Luca. Andiamo dai, è ora. Oggi lasciamo tutto aperto, non sto più chiudendo, non mi fido a lasciare il clima tutto il giorno, anche perché se dovesse staccare la colonnina poi va a batterie e 6-8 ore, chissà quanto rimarremo fuori con le batterie, potrebbe creare casini e potrebbero esaurirsi, quindi anche il frigo staccarsi diventerebbe un problema, perciò niente clima. Rita, stiamo aspettando tutti a te. Tutti me? Sì, tutta la community. Tutti quanti? Sì. Quanti sono? Che fai? Esci? Quanti sono? 100? Gli iscritti del canale? Siamo forse a 171.000. 170.000 persone che aspettano. Sì. Un giorno. Ti piacerebbe? Convinta. Colonie dei ragazzini delle elementari, vero? Proprio piccolini, bello, tutti insieme al mare, bellissimo. Questo andato è mancato di sicuro, peccato, però non si può fare avere tutto nella vita, sono sempre scelte, decisioni, una esclude l'altra. Nemmeno 5 minuti e siamo già al porticciolo dove ci aspetta il gommone. È proprio vicinissimo il camping a Baratti, si chiama così, il porto di Baratti. Non so perché, ma questo posto mi piace moltissimo. Ma tutto, questa zona dove siamo noi nei camping, la costa, e non è la fine del mondo, perché non sono bellissime spiagge, però è un posto che mi attira particolarmente, mi trovo molto bene, mi sento molto bene. Comunque il mare è Il mare è bellissimo, bello, orribile. Noleggio gommoni Baratti, eccolo qua. Vedete? Noleggio gommoni Baratti. Se non sbaglio per 160 euro tutto il giorno. È un buon prezzo, in Sardegna mi sa che costava 200 se non erro. Ci troviamo in compagnia di Andrea, noleggio gommoni Baratti, sulla via degli Etruschi, perché poi... È l'unico porto etrusco direttamente sul mare. Bello. Qua arrivavano tutti i minerali dall'isola d'Elba, che si chiamava Italia, l'isola dei mille fuochi, e qua venivano lavorati. E adesso ci dai dei consigli su cosa visitare. Mappetta, sono 8 miglia di parco ed è meraviglioso. Grazie agli Etruschi. Marina di Salivoli, Marina di Piombino sono altri due porti, non è consentito l'ingresso con il mezzo a locazione, distanza portuale Ok, 300 ma metri. intanto abbiamo detto che mi fermo al massimo a Calamores, Perfetto. quindi non ci arriviamo. Massima distanza Piombino. Mezza giornata solo perché arriva vento. Sì, Te lo stava immagino. dicendo? No, no, ho sentito qualcosa. Ok. Andrea ha detto, Rita, che ci noleggia il migliore,
Vabbè, il migliore, il Predator. Là, questo bianco, il primo, lo vedi? Folle, non si va né avanti né indietro. Tastino nero si picia come la frizione della macchina e si va a innestare la marcia avanti. Sì. Quando siamo in marcia avanti il tastino rimane schiacciato in automatico per dare gas. L'azione ti puoi appoggiare, se quando si ferma la puoi chiudere a divanetto, tiri in su. Bene. E lo abbatti a divanetto. Ok. E ti ci puoi sdraiare. Ok. Devi tirarlo in su, Si si incazza. blocca da su. E si cerca proprio di evitare quelle situazioni lì perché sono scomode sia per noi che per voi. Purtroppo solo mezza giornata perché c'è allerta meteo, temporali probabilmente, quindi all'una dobbiamo essere di nuovo qui al porto. Non fa nulla Rita, faremo altro. Pazienza, sì. Pazienza. Stay at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Abbiamo buttato l'ancora e ci siamo fermati un po'. E stiamo un po' qua tranquilli. Il mare è bellissimo. My mother gave to you. I come up Stiamo bene. Possiamo fare anche un bagno. on the sand. Qua posso anche fare un bagno e portare i nostri follower sotto. Sotto, sì. Va bene. Off the light, Mi sembra giusto. stars in the sky. Rita, saranno pronti. E allora? Without the words, the feelings unheard. Bella Rita. Just as sincere. Minchia che bella. Non ti butti? Something's not right. No, è proprio temperatura atmosferica. E c'è. Oh, something ain't right. Something ain't right. Mangiamo un po' di frutta bio di Luca. Che buono, ci dà delle albicocche, delle pesche pazzesche. Buonissimo. E poi togliamo l'ancora e proseguiamo, se no abbiamo fatto 30 metri, anzi 30 miglia nautiche. Chissà quanto sono, non me ne intendo. Forse 30 miglia sono in Tunisia. No. Togliamo l'ancora e proseguiamo, se no non vediamo nulla. Taking a breath, like taking yourself to the hospital. And I feel okay, almost the same, but I know I'm not here. And something ain't right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Non vieni Rick, andiamo. L'ancora c'è, è a posto. Something ain't right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Andiamo a esplorare questa spiaggia. L'acqua è cristallina, bellissima qua. Vediamo se riusciamo ad approdare in questa spiaggia. Adesso va via il gommone, rimaniamo qui. Siamo a 3 metri.
naufragati su questa spiaggia? Qui c'è la casa di qualcuno, proprietà privata. Che posto è questo? Mai visto una cosa del genere. Pieno di farfalline. Rita, vieni a vedere. Qua sicuramente portano turisti e organizzano pranzi. Questa è una proprietà privata aperta a tutti, un'oasi di pace. Lasciate pulito. Boh, è una figata. Non lo so, è una proprietà privata aperta a tutti. Sono farfalline dappertutto. Bello, qua sicuramente con i gommoni vengono e organizzano pranzi con i turisti, di sicuro. Ti vuoi trasferire qui? Sì, molto. Che dici, Rita? Ci somigliamo? Il naso sì. Il tuo, come si chiamano? Sì, omini. Qua c'è un delfino, Rita. È enorme. Quando trovo questi posti mi fanno impazzire. Fosso alle Canne si chiama questo. La piccola spiaggia è completamente circondata da una vegetazione lussureggiante con alberi che arrivano a pochi metri dal mare. È formata da massi e ciottoli e rocce anche in là. Sulle rocce bagnate dalle maree e dalle onde possiamo osservare i balani. Ah, questi sono i balani. Entrando in acqua si può osservare un fondale che a breve distanza da riva è attraversato da una fascia sabbiosa e circondata da massi, in mezzo ai quali si possono incontrare l'Ofiura. Ah, l'Ofiura, un polpo, come un polpo questo. Vediamo qual è il tuo. Questo bianco Sì, come il tuo costume. uno bianco da mettere. Ah, questo è il tuo. Marinaio ha tolto la scaletta. Morto, un mezzo morso. Qui. Adesso, marinaio. adesso togliamo l'ancora. Ah, adesso togliamo l'acqua, giusto? Non Dai. si toglie da solo. Dai, datti da fare però. Sono già, Rita, le 11? 5. Le 11:05. Abbiamo 2 ore e basta, purtroppo. Senz'altro ci sono i percorsi, si scende lungo la montagna, ho visto delle scalette, ma bella sfacchinata. Sarebbe bello con un gommoncino ormeggiare qua e poi prendi il sole o trascorri la giornata in spiaggia. Questa è la spiaggia dove siamo stati ieri, la spiaggia di Piombino, si chiama Cala Moresca. E qua finisce praticamente il giro, tutta la baia, è tutto un parco. Ci siamo ancorati in un bel posticino e mangiamo qualcosa. Ne abbiamo di roba. Stiamo pranzando alla fine, vero? Boh, Pranziamo. pranziamo. Che ora è? 11:30. Ne abbiamo sempre.
Sta cominciando a vedersi un po' di nero, è bene che rientriamo in mare un attimo che può cambiare. Guarda, sta già cambiando, dobbiamo muoverci. In queste pareti stavano facendo arrampicata. Bello sul mare così. Com'è, Andrea? È veramente balloso. Che cosa? Eterno. Sì, ma perché farà brutto oggi? Adesso? Da vento da scirocco. Sta peggiorando. Da 30 nodi di vento. Ah. Però il problema è se fa un temporale. Qui dentro abbiamo borse e borselli, adesso No. ti aiuto. Alla fine mezza giornata, a me è andata bene. È andata bene. Sì, adesso ci andiamo in spiaggia e ci rilassiamo. Pagato anche un po' di meno perché vabbè, un piccolo sconto più mezza giornata. Comunque alla fine i prezzi ho detto che erano inferiori a quelli della Sardegna, invece sono uguali, 180 euro la giornata intera. È l'una, abbiamo già pranzato, stiamo benissimo, andiamo a prendere un po' di sole o comunque rilassarci in una spiaggia. Siamo venuti nella spiaggia di El Nido, se non sbaglio si chiama, ma siamo sotto il sole da stamattina alle 9, c'è troppo caldo e quindi stiamo rientrando nonostante siano appena le 4, ma non si può rimanere, oggi c'è un caldo pazzesco, non è possibile neanche passeggiare in spiaggia, davanti a calda la sabbia. E anche oggi siamo arrivati all'ora di cena, siamo scappati dalla spiaggia. Sì, Io, c'era Rita tanto sarebbe caldo. rimasta. Vabbè, io lo sopporto meglio. Però c'era Però davvero... c'era tanto Sì, caldo. lo stanno dicendo anche i ragazzi È un qua sole fuori. terribile, cocente. Un sacco di ragazzi che ci conoscono, che vengono a salutarci. Dopo beviamo un amaro anche con loro, un mirto. E non possiamo mai filmare quando siamo lì perché sono tutti desnuti. E un'altra cosa volevo dire, Rita, sì, niente, dopo il mare siamo venuti in camper, doccetta, crema, ci siamo rilassati, Rita si è allenata e adesso ha preparato una buona minestra di lenticchie, un minestrone. Ci vediamo domani per nuovi sviluppi. Comunque anche in spiaggia abbiamo conosciuto dei ragazzi che ci seguono e abbiamo già un appuntamento per cenare insieme o venerdì o sabato. Con la cena la filmerò e ve li presenterò perché saremo vestiti in ristorante, va bene? Ciao, ci vediamo domani, buonanotte a tutti amici. Oh, buonanotte.